Ciao a tutti e benvenuti nel primo video della rubrica Regole col creatore. Oggi andremo a vedere come si gioca al gioco base di Village of Legends. Come prima cosa dovete avere la scatola base. Con la scatola base ci gioca fino a 4 giocatori, minimo 2 giocatori. La prima cosa che bisogna fare è aprirla. Ci sono persone che la aprono col taglierino per non rovinare la scatola. Mostriamo prima il contenuto della scatola. Un regolamento, 2 mazzi di carte, bustine contenente metalli pesanti, 2 dadi, segnalini esperienza, un tabellone di gioco e 6 schede eroe. Se siete delle persone intelligenti capirete che le carte vanno imbustate. Perché cazzo sono tutte in inglese? La prima cosa che bisogna fare è dividere le carte in base alla tipologia. Per farlo ci possiamo fare aiutare dalla cornice colorata che ha ogni singola carta. Allora abbiamo le carte con la cornice bianca, le carte pergamena col bordino viola, poi abbiamo le carte magia, si riconoscono perché non hanno nessuna cornice con la grafica che si stende su tutta la carta. Poi abbiamo le pozioni hanno un bordino azzurro in questa nuova versione, e poi dopo abbiamo le nuggets. Tutte le altre carte nella modalità sfida sono da mescolare in un mazzo singolo, quindi abbiamo i mostri che hanno un bordino rosso e le altre carte che hanno tutte praticamente un bordino d'oro. Questo è il nostro mazzo principale. Prima di fare ciò dobbiamo togliere i bastoni e le monete che abbiamo. Queste sono le carte iniziali. Dovremmo utilizzare 8 monete per giocatore e 2 carte bastone per giocatore, quindi ogni persona avrà un mazzetto di 10 carte così composto. Ci siamo. Allora io proverò a simulare una partita uno contro l'altro. Cercherò di fare un personaggio che si basa più sul combattimento, un nano nella sua versione maschile, e farò anche un elfo nella sua versione femminile. Ogni giocatore posiziona un cubetto rosso sul massimo della vita del proprio eroe e il proprio segnalino esperienza sul percorso a multipli di 20 che fa da cornice alla scheda dell'eroe. Ok, bene, per completare il setup io ho mescolato ognuno di questi mazzetti e il mazzo principale e girerò la prima carta rendendola acquistabile da ogni mazzetto, quindi le 5 carte sul mercato e 6, 7, 8, 9. Abbiamo 10 carte disponibili sul mercato. Come potete vedere ogni carta ha un valore che è il suo costo indicato in basso a destra all'interno di un cerchio. La meccanica principale del deck building è crearsi un mazzo. In questo gioco il mazzo si crea durante la partita, cioè giocando le carte moneta per acquistare le carte. Allora vediamo chi inizia. Facciamo iniziare le donne, quindi inizierà prima l'elfa. Il primo giocatore pesca 3 carte dal proprio mazzetto, quindi mescola il proprio mazzetto composto da 8 monete e 2 bastoni, lo mette coperto accanto alla sua scheda eroe e pesca da qui 3 carte. Ok, allora ho 2 monete e un bastone. Allora il bastone può essere giocato. Se lo gioco dalla mano tiro un dado e applico il bonus, in questo caso un malus di -2 al tiro di dado per sapere quanti danni vengono inflitti al mio avversario. Ma in questo caso c'è qualcosa che mi interessa di più, che è una magia lightning. Eccola qua. Questa qua costa 30. Posso prenderla perché avendo 20 monete in mano e un bastone, il bastone è una carta con il costo all'interno di un cerchio dorato che quindi può essere venduta. Se la vendo la rimuovo dalla mia mano e dal mio mazzetto, rimuovo completamente dal gioco per ottenere la metà del suo valore, quindi 10. In questo caso ho 30 che posso utilizzare per comprare la mia. Ok, bene, ora sta al nano che pescherà 5 carte dal proprio mazzetto. Ricordiamo che solo all'inizio della partita, per una partita per 2 giocatori, il primo giocatore pesca 3 carte e poi da quel momento in poi tutti pescano 5 carte. Allora abbiamo 5 monete, quindi il nanetto deciderà di comprare un mostro, un goblin, e con le 10 monete in avanzate comprerà una concentrazione, giusto perché non sapeva
che cavolo prendere. Ricordiamo anche che se nel caso ci fossero delle carte avanzate che uno non gioca, non è obbligato a giocarle, ma alla fine del turno comunque le deve scartare. Alla fine del turno pescherò le mie 5 prossime carte. Secondo turno dell'elfo, pesca 5 carte. Anche lui possiede 5 monete e con 5 monete decide di comprare un Rising Energy, accumula energia, e con 20 monete comprerà una concentrazione e con le 10 avanzate passa. Secondo turno anche del nano. Il nano chiaramente ha 2 bastoni rimanenti e 3 monete. Allora, cosa facciamo? Allora, visto che c'è qualcosa che mi interessa che costa 40, ma io ho solo 3 monete e 2 bastoni, deciderò di vendere un bastone, quindi anche io lo rimuovo dal gioco per avere 10 virtuali che posso utilizzare per comprare un'ascia che metto nel mio mazzetto degli scarti. E a questo punto, visto che non c'è niente da 10, deciderò di utilizzare anche il mio bastone per attaccare. Come sempre i bastoni fanno un po' schifo, quindi 2 meno 2 0. In questo caso non ho fatto danni, quindi metto alla fine del mio turno tutto quello che ho utilizzato e anche che non ho utilizzato negli scarti e pesco nuove 5 carte. È il momento dell'elfo. L'elfo alla fine del suo turno avrebbe dovuto pescare 5 carte, ma c'erano solo 2 carte nel suo mazzetto. Come funziona? Quindi vado a prendere il mio mazzetto degli scarti, lo mescolo e creo un nuovo mazzetto. Da questo momento in poi io potrò pescare dal mio mazzetto principale tutte le carte che ho acquistato nei turni precedenti. E questa è la meccanica principale del deck building. Questa è la mia mano. Giocherò subito una concentrazione che mi permette di pescare una carta e ottenere più 2 di intelligenza. In questo caso non me ne faccio niente di 2 di intelligenza, ma comunque pesco una carta. Allora, ho 40 e un bastone. Allora, visto che c'è qualcosa di interesse tipo il Thunder Hammer, il martellone del tuono, venderò il mio staff, che abbiamo visto che non è una grandissima carta, per ottenere 10 in più con cui posso, sommando i miei 40 che ho in mano, comprare un martellone. La carta la metto nel mio mazzetto degli scarti e vado a girare una carta che va a sostituire questa qua. Ora sta al nano, che alla fine del suo turno precedente aveva pescato 5 carte dalla mano. Nelle sue 5 carte possiede un goblin, eccolo qua. Il goblin va giocato, posso giocarlo davanti a qualsiasi giocatore, in questo caso chiaramente lo giocherò davanti al mio nemico. Dopo vedremo cosa fa. Per ora c'ho ancora un bastone e 3 carte, vado a vendere l'altro mio bastone per comprare un'ascia. Tra l'altro sottolineiamo che il mio nanetto ha anche dei bonus con le asce. Ok, è il turno dell'elfo. L'elfo, o meglio l'elfa, ha un goblin davanti, quindi il nano tira per vedere quanti danni fa il goblin. Ok, avendo tirato 4 meno 2 che è il malus del goblin, l'elfo riceve 2 danni. Un'altra caratteristica di mostri è quella di bloccare il mercato. Ok, ed è quello che fa esattamente, perché non avendo armi in mano io non posso praticamente comprare, perché ho davanti un mostro che è il mio goblin. Non posso attaccarlo e non posso neanche utilizzare carte che interagiscano col mercato, però posso rimuovere 2 carte dalla mia mano utilizzando 6 di intelligenza. Questa è una pergamena particolare che mi aiuta a rimuovere le carte dal mazzetto. Perché è utile rimuovere le carte dal mazzetto? Perché così si crea un mazzo più leggero, con meno carte, ma più efficiente. In questo caso, non potendo comprare, mi va anche bene perché elimino 2 monete e le rimuovo dal mio mazzetto. Il goblin rimane qua. È turno del nano, che esulta tirando una pergamena che gli fa pescare un'altra carta e un'ascia. Tra l'altro ha un bonus con le asce, quindi normalmente dovrebbe fare 1, invece fa 2, quindi 2 danni ulteriori al nostro elfo, poverino, e comprerà una Morningstar con 30. L'effetto secondario della carta ascia fa scartare una carta. In questo caso l'elfo, che alla fine del suo turno precedente aveva già pescato 5 carte, deve scartare una carta a propria scelta. In questo caso chiaramente deciderò di scartare una moneta. Il goblin mi attacca all'inizio del turno, quindi il nano tira e mi fa altri 3 danni. Ok, durante il mio turno mi sembra messo abbastanza bene. La prima cosa che faccio è pescare una carta
e ottengo 2 di intelligenza, quindi vado a 8 di intelligenza momentanee. In questo caso mi trovo con una pergamena che mi fa eliminare carte, ma non ha molto senso utilizzarla perché c'ho già il martellone che fa la stessa cosa. Quindi utilizzerò la mia intelligenza per giocare una lightning. Ricordiamo che i danni delle magie sono danni pesanti, quindi dopo aver sconfitto il mostro o la difesa vanno direttamente e passano direttamente al mio avversario. Quindi avendo fatto 3 più 1 4 della lightning faccio 2 danni al goblin che muore, io guadagno 40 XP e oltretutto faccio altri 2 danni al mio nanetto che sono i primi 2. Questa posso anche non utilizzarla e adesso posso utilizzare il mio martellone. 3 più 2 5 danni, elimino una carta, 5 danni al nanetto. Anche l'avversario deve eliminare una carta. Se l'avessi giocata come ultima carta avrei potuto non eliminare la carta, ma in questo caso chiaramente conviene. Alla fine del turno precedente il nano aveva solo una carta da pescare, quindi avrebbe dovuto già rimescolare il suo mazzetto e pescare 4 carte. E il martello che è stato giocato dall'elfo gliene ha fatta eliminare una. Ok, adesso io gioco un'ascia che gli fa scartare una carta. Ok, ricordiamoci la differenza tra scartare e eliminare. Allora, rimuovere vuol dire togliere dal mazzo e eliminare completamente dal gioco. Chiaramente la carta viene scelta dal proprietario. Mentre invece scartare vuol dire prendere una carta dalla propria mano e metterla negli scarti. Ok, quindi io ho tirato 5 più 1 6. 22 di vita la nostra elfetta e poi dopo abbiamo anche 30 monete. Con 30 monete io andrò a comprarmi una nuggets perché vedo qualcosa di un po' più costoso sul mercato e decido che ora è il momento di fare un po' più di soldini. Chiaramente i soldi sono utili anche comprarli nelle prime fasi del gioco, non verso la fine del gioco in cui si punta più ad acquistare armi e mostri, ma all'inizio è consigliabile anche acquistare soldi che ti permettono di comprare carte più costose. È il momento dell'elfo che si sente un po' minacciato, ma comunque non troppo perché ha un mazzetto abbastanza snello, avendo già eliminato 3 carte, quindi vado a pescare una carta. Ho questa fantastica pergamena ancora che posso utilizzare tranquillamente, quindi vado a rimuovermi solo una carta perché qua dice fino a 2 carte, ma io decido di rimuovere solo una perché voglio comprarmi questa magia che è il muro di pietra. Ricordatevi che tutte le carte quando vengono giocate rimangono al centro del tavolo e vengono messe negli scarti solo alla fine del proprio turno. Le carte comprate invece vengono immediatamente messe negli scarti. Ok, è il momento del nostro nanetto. Il nanetto ha una mazza, una concentrazione e un'ascia. Fantastico, quindi pesca una carta, va a giocare il goblin davanti al suo avversario, attacca il suo avversario, gli fa 5 danni, quindi 4 più 1 5 e anche una mazza. E gli fa altri 2 danni. Con 20 monete compra un pugnale. Finisce il suo turno pescando 5 nuove carte. È il momento dell'elfa, ma prima all'inizio del turno deve il nano tirare un dado per vedere quanto attacca l'elfo e fa ben 4 danni e va a 11 il nostro amichetto elfo. Ai 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 ai. Ok, è il momento dell'elfo che però sembra comunque passarsela abbastanza bene. Potrei scegliere di giocare prima il thunder o prima la magia. In questo caso è sempre meglio la magia. Perché? Perché i danni in eccesso passano al giocatore, mentre invece quelli di un'arma normale non passano. Quindi in questo caso se tirassi un bel tiro con il martello sprecherei il danno in eccesso, mentre invece in questo caso vado a ottimizzare i danni. Quindi abbiamo fatto 5 di dado, quindi 6 danni. Vado a uccidere per una seconda volta il goblin. Allora ricordatevi che quando un mostro viene sconfitto viene messo nella pila degli scarti del proprietario, quindi va nel mazzetto del nano. Avevamo fatto 6, 2 ne prende e 4 passano al nano. In questo caso abbiamo ancora un fantastico Thunder Hammer. Lo utilizzeremo, quindi facciamo 5 danni
ulteriori al nano, 1, 2, 3, 4, 5, ok, e elimino una carta, cosa che deve fare anche il nano grazie all'effetto secondario del martello. In questo caso mi sento un po' povero di vita, cercherò di scegliere se prendere una pozioncina oppure un bat. In questo caso io prendo un bat. Vi spiego anche perché nonostante possa essere allettante guadagnare 2 punti vita, io penso che col bat ne potrei evitare di perderne molti di più, perché il mio amico nano non ha ancora armi pesanti, quindi i mostri assorbiranno tutti i suoi attacchi. Quindi scelgo di prendere il mio pipistrellino. Ok, questo lo mettiamo via e questo lo mettiamo via. È il turno del nanetto. Pesca 5 carte, tra l'altro deve averne una in meno perché nel precedente turno l'elfo gli aveva fatto eliminare una carta. Torna il goblin. Ma ricordiamoci una cosa: quando viene sconfitto ogni mostro dà 40 punti esperienza. Visto che l'elfo ha già sconfitto ben 2 mostri, ha 80 esperienze. Come possiamo vincere dal suo percorso dell'esperienza? Se ne sconfiggesse un altro passerebbe a livello 2, che significa pescare una carta in più ogni turno per l'elfo. Io non voglio che succeda questo, quindi vediamo se riusciamo ad evitarlo. Ok, in questo caso non riesco a evitarlo, ma sai cosa faccio? Sono pazzo e mi metto il goblin davanti a me. Anzi, prima utilizzo i miei soldini per comprare un pugnale e poi mi metto il goblin davanti. L'elfetta, un po' perplessa dalla mossa del nano che si sta mettendo i mostri davanti, continua a fare il suo gioco. Quindi il mostro non lo può attaccare perché è davanti all'altro giocatore, quindi va a pescare una carta in più. In questo caso ecco qua che riusciremo a giocare questa fantastica magia. Allora, io grazie alla concentrazione ottengo più 2 punti intelligenza, quindi visto che il mio livello di base è 6, aggiungo 2 punti, quindi vado a 8 e riesco a giocare Stonewall, che costa esattamente 8, quindi è una carta difesa, quindi rimane davanti alla mia scheda eroe. Alla fine del turno verrà scartata solo quando verranno inflitti 5 danni all'elfo. In questo caso avrei anche questa, ma non posso giocarla perché non ho più punti intelligenza in questo turno. Avrei anche un fulmine che potrei giocarlo, ma non ho più punti intelligenza. In questo caso posso utilizzare il mio martellone contro il nano, quindi abbiamo 3 danni, elimino una carta e così fa lo stesso anche il nano. È il turno del nano, che come un sadico si è messo il goblin davanti. Il goblin lo attacca, non fa niente, quindi ha fatto esattamente bene a fare quello che ha fatto. Quindi allora facciamo così, proviamo a utilizzare il knife, cioè il coltello sul nano. 3 meno 1, 2 danni che sono sufficienti per ucciderlo, quindi torna nel suo mazzetto, questa rimane in gioco, io guadagno 40 punti esperienza e posso anche rimuovere una carta dal mercato. Rimuovere una carta dal mercato è utilissimo perché vi fa manipolare un po' il mercato secondo le vostre esigenze. Ovviamente la priorità è togliere quello che potrebbe interessare al mio avversario. In questo caso io vedo che c'è una magia abbastanza forte, diciamo che è un attacco che l'elfo può utilizzare, quindi deciderò di togliere la palla di fuoco girando, e ho fatto bene perché la prossima magia costa 12, quindi è difficile che l'elfo la possa comprare. Chiaramente queste tipo di magie così costose le possono utilizzare i personaggi più magici, tipo il mago appunto, oppure il druido, o nella nuova versione forse il necromante, anche se sarà un po' difficile. Allora, avendo giocato il mio knife, con 4, 5 o 6 tiro giù la difesa. Niente, gli faccio 2 danni. Lui comunque deve scartare una carta. Alla fine del turno, se non viene scartata, questa difesa perde tutte le ferite che gli erano state inflitte, quindi io proverò a giocare un'altra arma per provare a sconfiggerla. Io ho già fatto 2 punti. Ok, va bene, io ho fatto 5, quindi essendo un'arma leggera i danni in eccesso non passano al giocatore e vado a sconfiggere questa difesa che va a finire nel mazzo degli scarti del giocatore. Ho 2 avanzati con cui non farò niente.
Chiaramente, essendo un deck building, si può decidere anche di non comprare carte, questo per evitare di aggiungere troppa merda al proprio mazzo. Ok, è il momento dell'elfo che ha un mazzo sempre più leggero, quindi molto efficiente. Allora, nel turno prima il nano gli aveva fatto scartare una carta, quindi scarta una carta, mette un pipistrello davanti a se stesso perché tranquillamente può sacrificare un punto di attacco del suo lightning per ottenere i suoi 20 punti esperienza che gli servono per arrivare al livello 2, quindi lo mette e va a attaccare. Ok, 3 punti danno più 1 del lightning che viene assorbito dal bat, che muore, torna nel proprio mazzetto, lui guadagna 20 punti esperienza e finalmente arriva al livello 2, fa 3 danni comunque al nano. Ok, ci siamo quasi, siamo quasi alla fine, perché l'elfo è decisamente, ma decisamente, nonostante sia a 11 punti vita, decisamente temibile. È il momento del nano che pesca una carta e c'ha ai ben 3 armi, quindi vai con una, 4 danni più un'altra 5-6 danni più l'altra 6-9 danni. Va a 2 l'elfuzzo. Ai. L'elfuzzo va a 2 e il nano è a 29. È il momento dell'elfo. L'elfo ha 6 carte in mano. Il bonus più una carta ti permette di pescare una carta in più nel momento del pescaggio. Quindi va questa. Si mette davanti lo scudo perché forse è la cosa che conviene di più. Martellone, 6 danni al nano che va a 23. Non può più utilizzare anche questa volta il lightning perché ha utilizzato il coso e nemmeno questa, però ognuno rimuove una carta dalla mano, quindi la carta difesa rimane in gioco mentre invece tutto il resto viene scartato. È il momento del nano che nel suo turno precedente ha eliminato la carta per il martello, viene attaccato dal bat che gli fa ben 2 danni, attenzione, mette un goblin davanti al suo nemico, attacca con una Morningstar il bat, gli fa un danno che è sufficiente, avrei potuto anche non tirare, 20 punti esperienza per il nano, non essendoci armi decisi di non comprare più niente, perché veramente questo è un momento in cui bisogna picchiare come dei forsennati. Ok, è il momento dell'elfo che ha ormai pescato tutte le carte del suo mazzetto. Allora in questo caso, ok, pesco una carta, non ho niente da pescare quindi non pesco niente, però vado a 8 intelligenza, mi rimane lo stone wall giù, tiro un lightning, quindi sono 6 danni al nano che va a 10, attenzione, siamo 2 a 10, tiro anche un martello, quindi 5 più 2 7, sono obbligato a eliminare una carta, quindi il nano è a 3. È il momento del nano. Niente, muore così il nano, ucciso da un pipistrello con un tiro di dado da 6. Il nano che, essendo a 3 punti vita, 3 meno 3, 0, quindi ha perso. Finisce questa partita con un'elfa con soli 2 punti vita rimanenti e il nano che soccombe sotto i colpi di un temibilissimo bat. Ok, grazie a tutti, se avete dei commenti scriveteli pure qua sotto e non dimenticatevi di iscrivervi al canale. Ci vediamo al prossimo video. Regole col creatore.